Ciao a tutti e a tutte, bentornati e bentornate sul nostro canale. Nella lezione di oggi voglio parlarvi di 3 elementi della lingua italiana che hanno forme diverse, ma stesso uso e significato. Sto parlando di qualche, aggettivo indefinito, alcuni, alcune, aggettivi e pronomi indefiniti ed infine dei, delle, degli, articolo indeterminativo o articolo partitivo. Ripeto, questi 3 elementi hanno forme diverse ma stesso significato e uso, e cioè significano alcuni, alcune, qualche, dei, delle, degli. Tutti questi 3 elementi significano un certo numero non preciso di qualcosa. Dunque, se io dico vuoi dei libri? Vuoi alcuni libri? Vuoi qualche libro? Sto in realtà dicendo la stessa cosa, e cioè sto dicendo vuoi un certo numero non preciso di libri? Dunque, questi elementi nella lingua italiana hanno lo stesso significato. Non importa quale di questi 3 elementi usate, perché in tutti e 3 i casi potete dire esattamente la stessa cosa. Ma è importante ricordare che questi 3 elementi possono essere utilizzati solo nelle frasi affermative, come ad esempio voglio alcuni libri, voglio dei libri, voglio qualche libro, o, come abbiamo visto prima, possono essere usati nelle frasi interrogative. Vuoi dei libri? Vuoi qualche libro? Vuoi alcuni libri? Non importante questo, questi 3 elementi in italiano non possono essere usati nelle frasi negative. Non posso dire non voglio alcuni libri, non voglio dei libri, non voglio qualche libro. No, questo è sbagliato, perché questi 3 elementi possono essere usati solo in frasi affermative e in frasi interrogative. Molto importante. Se quindi il significato è lo stesso, qual è la differenza tra questi 3 elementi? Se il significato e l'uso sono gli stessi. La differenza è nella forma, come avete già potuto notare. Qualche è sempre singolare, è un aggettivo, solo aggettivo, attenzione, non è un pronome, è solo un aggettivo che ha sempre una forma singolare, anche se il significato di qualche è plurale. Altra cosa importante di qualche è che mantiene la stessa forma per il maschile e per il femminile. Dunque diremo qualche libro, qualche casa, ma sempre al singolare. Non diremo mai qualche libri o qualche case. No, ricordiamo, qualche ha sempre la forma singolare, uguale per il maschile e per il femminile. Alcuni e alcune, invece, sono sia aggettivi che pronomi. Possiamo usare alcuni e alcune come aggettivi e come pronomi. Posso dire voglio alcuni libri, aggettivo, ma posso anche dire ne voglio alcuni, pronome. Alcuni e alcune ha anche la forma singolare, maschile, alcuno, e femminile, alcuna. La differenza però è che alcuno e alcuna possono essere usati solo nelle frasi negative, con il significato di nessuno, nessuna. Quindi posso dire non ho alcuna intenzione, non ho alcun bisogno. In queste frasi negative il significato di alcuno, alcuna è nessuno, nessuna. Dunque, soltanto la forma plurale alcuni, alcune ha lo stesso significato di qualche, non la forma singolare.
Alcuni, alcune, a differenza di qualche, hanno la forma maschile e femminile. Dunque dirò alcuni libri, ma dirò alcune case. Non dirò mai in questo caso alcuno libro, alcuna casa. No. Ripetiamo, alcuni, alcune al plurale hanno lo stesso significato di qualche e possono avere forma maschile, alcuni libri, plurale, e forma femminile, alcune case, plurale. Infine abbiamo la preposizione di unita agli articoli determinativi, illo, la, eccetera. Quando in italiano uniamo la preposizione di con gli articoli determinativi, ricordate, otteniamo l'articolo indeterminativo plurale. Articolo indeterminativo plurale che in italiano è chiamato anche articolo partitivo. Dunque, quando noi uniamo la preposizione di con gli articoli determinativi, in italiano otteniamo un elemento che ha esattamente lo stesso significato di qualche o alcuni e alcune. C'è però da aprire una piccola parentesi, perché è importante ricordare che usiamo di più gli articoli determinativi plurali e quindi i, le, gli. Usiamo di più gli articoli determinativi plurali quando abbiamo i nomi numerabili, cioè quei nomi che possono avere un plurale in italiano. Quindi dirò delle case, dei libri, degli scoiattoli, degli zaini. Vedete, sono tutte parole che in italiano possono avere il plurale. Invece usiamo la preposizione di con l'articolo determinativo singolare con i nomi che in italiano sono chiamati non numerabili, e cioè quei nomi che non possono avere la forma plurale, come ad esempio acqua o pane o pasta o zucchero o farina. Quindi in questi casi non dirò delle farine, delle acque, no, dirò della farina, dell'acqua, dello zucchero. Quindi importante di più articoli determinativi plurali con i nomi numerabili, di più gli articoli determinativi singolari con i nomi non numerabili. Comunque, in questi casi, di più gli articoli determinativi ha esattamente lo stesso significato di alcuni, alcune, qualche. Dunque, facciamo qualche esempio per concludere questa video lezione. Facciamo qualche esempio, facciamo alcuni esempi, facciamo degli esempi. Vedete? Anche in questo facciamo alcuni esempi possiamo usare nello stesso modo alcuni, degli esempi o qualche esempio. Ma comunque, facciamo qualche esempio per capire meglio l'uso di questi tre elementi. Ad esempio, hai alcune melanzane da prestarmi? O hai delle melanzane da prestarmi? O hai qualche melanzana da prestarmi? Un primo esempio. Oppure ho preso alcuni brutti voti. Ho preso qualche brutto voto. Ho preso dei brutti voti. Oppure ho comprato alcuni anelli. Ho comprato degli anelli. Ho comprato qualche anello. O ancora, ho guardato alcuni film italiani. Ho guardato qualche film italiano. Ho guardato dei film italiani. Ed infine, ho assaggiato qualche piatto italiano. Ho assaggiato alcuni piatti italiani. Ho assaggiato dei piatti italiani. Bene. Con questi esempi ho concluso questa video lezione. Se volete esercitarvi ancora, sul nostro sito learnilango.com troverete degli esercizi su questo argomento nella sezione scuola. Io vi ringrazio di essere arrivati e arrivate fino alla fine di questa video lezione. Vi saluto e alla prossima!